Benvenuti e bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato alla programmazione in ambiente LabVIEW e si tratta di un semplicissimo e breve video riguardante la programmazione, appunto. In questa programmazione vediamo come calcolare la sequenza di Fibonacci e calcolare il numero aureo. Questo ovviamente è da pannello frontale del nostro programmino, ma andiamo pure avanti per vedere la seconda slide. Serie di Fibonacci e numero aureo. Per chi non sapesse cos'è la successione di Fibonacci e il numero aureo, ho preparato questa semplice videata. Successione è una serie di numeri interi, di cui ogni numero è uguale alla somma dei due precedenti, fatta eccezione per i primi due che sono 1 e 1. Quindi abbiamo 1 più 1 da 2, però 2 più 1 da 3, 3 più 2 da 5, 5 più 3 da 8 e così via. Questa è la successione di Fibonacci ed è strettamente collegata ad una delle meraviglie della scienza dei numeri, il cosiddetto numero aureo. Questo numero è conosciuto sin dall'antichità e ancora oggi è oggetto di studi. Cos'è questo numero aureo? Viene indicato con la lettera greca φ e il suo valore approssimativo è di 1,61. Infatti, se ogni numero di Fibonacci viene diviso per quello precedente, a parte i primi due, 1 diviso 1 non dà 1,61, ma man mano che ci spostiamo in avanti, il risultato ottenuto tende a φ, cioè si avvicina progressivamente alla sezione aurea. Questo sarà il nostro programma che è costruito sul diagramma a blocchi che andremo a realizzare nel nostro ambiente di programmazione LabVIEW. Ma l'unica cosa che voglio farvi notare è questo aspetto qui, questa parte qua, questi blocchettini che è un registro a scorrimento o come viene chiamato nell'ambiente LabVIEW Shift Register, che comunque è la stessa identica cosa. Quindi l'ultima slide riguarda un attimo la spiegazione di questo registro a scorrimento. Funzionamento. Il valore del primo elemento viene sommato al secondo elemento. Qui ho 0 più 1 e quindi ho 1. Il risultato viene trasferito durante il secondo, viene trasferito all'uscita dello shift e per ogni ciclo il valore che si trova all'uscita dello shift viene trasferita sul primo elemento dello shift in entrata, mentre il valore che si trovava come primo elemento in entrata viene spostato sul secondo elemento e quindi diventa un loop. Qui vediamo 0 e 1 da 1, all'uscita ho l'1 che si trovava qui, me lo trovo come primo elemento e l'1 che si trovava sopra passa sotto e quindi ho il 2. Qui mi ritrovo il 2 più 1 da 3 e così via. Questo è e così via, quindi questo è il funzionamento dello Shift Register. Ma detto questo come introduzione, passiamo direttamente all'ambiente di lavoro di programmazione LabVIEW per vedere come realizzare questo nostro programmino. Questo è l'ambiente di programmazione LabVIEW con il pannello frontale e il diagramma a blocchi. Adesso andiamo a cominciare a mettere degli oggetti nel nostro pannello frontale. La prima cosa che voglio utilizzare è un array che potrei fargli creare automaticamente sul diagramma a blocchi, ma preferisco farlo da questa parte per coloro che per la prima volta guardano questi video su LabVIEW possono vedere in che modo creare un array in maniera non automatica. Apro il menu e su Data Container prendo un array. Questo è un array monodimensionale. Ovviamente l'array è un contenitore di... che fine ha fatto? Data Container, array, lo metto qua, è un contenitore di oggetti tutti dello stesso tipo, quindi omogeneo. All'interno vado a mettere un indicatore numerico, così avrò un array di indicatori numerici. Un altro elemento che mi servirà è, voglio visualizzare
voglio visualizzare quindi un indicatore numerico, voglio il valore, il numero aureo. E ancora un altro componente, sempre numerico, questa volta è un controllo, per scegliere quale elemento dell'array voglio utilizzare per calcolare il numero aureo, elemento del mio array. Bene. Ed infine, se voglio visualizzare tutti i punti dell'array, mi serve un grafico e vado a prenderlo su Waveform Graph. Vado a metterlo qui, va bene, lo vado ad allargare un attimo. Se poi vogliamo migliorare la visibilità dei nostri oggettini, basta che faccia così e vado a scegliere il tipo di la misura del mio font e anche eventualmente lo style lo voglio in grassetto. Bene, finita questa parte, dice, ma mi sembrava che nel video avessi visto uno sfondo di un colore diverso, non è un problema. Vado su View, la palette degli strumenti e scelgo questo oggettino qui che serve per modificare i colori agli oggetti, allo sfondo, a tutto quello che vogliamo. Mettiamo che voglia questo colore qua, ok, e anche questo qui voglio cambiarlo e voglio che sia in bianco come tutti gli altri, in bianco anche questo. Bene, passiamo adesso alla parte del diagramma a blocchi. Lo allargo completamente perché, eccolo qua, ho due array, questo mi era scomparso ma poi è riapparso, questo è un numero di David Copperfield, scompare, appare anche la Torre Eiffel e anche la Statua della Libertà. Adesso tutti questi oggetti mi serviranno per visualizzare la serie di Fibonacci che vado a mettere su una struttura for loop, una struttura che esegue il programma al suo interno un determinato numero di volte che viene stabilito su questo ingresso di terminale di ingresso loop count. Quindi tasto destro crea una costante, ad esempio 22. Voglio 22 cicli, considerando che parte da 0, i cicli saranno 23, vabbè, uno ce lo dà in omaggio alla ditta. Vado a questo punto a creare il mio tasto destro sul bordo del for loop, aggiungi Shift Register e qui trascino per avere il secondo elemento. Poi abbiamo detto che vado ad inizializzare, vediamo se me lo lascia fare da qua. No, non me lo lascia fare, quindi lo prendo di qua. Numeric costante. Ovviamente devo partire che il primo elemento è 0 e che va sommato a 1 in modo che in uscita io abbia 1. Altro numeric costante, costantemente qui ovviamente deve essere 1. Solo per il primo ciclo ho questi due valori, poi si aggiorneranno automaticamente. Questi due valori devono essere sommati. Quindi vado a trascinare il primo elemento dello shift con il secondo e l'uscita la porterò da questa parte. E così mi sono creato il mio loop, il mio shift register. Ovviamente tutto quello che accade qua dentro eseguirà una serie di calcoli che saranno poi visualizzati sul nostro Waveform Graph o sul mio array. Quindi lo sposto da questa parte perché voglio visualizzarlo di qua.
altro elemento che posso mettere è un timer, vado su timing e prendo questo qua, wait, in millisecondi, e ovviamente prendo un'altra costante, la collego al mio per, per indicargli quanti millisecondi deve ritardare il ciclo, perché se non metto il timer ovviamente il ciclo lo eseguirà alla massima velocità del CPU. Se invece voglio una velocità diversa di questa, devo rallentare il mio ciclo, ovviamente più alto è questo valore più lento è il mio ciclo. Bene, detto questo non mi resta altro che andare a collegare il tutto. Quindi il valore che ho qui lo porto sul mio array fuori dal mio ciclo. E lo stesso avviene per il mio grafico. Vediamo cosa succede. Passo dall'altra parte, CTRL T, lo lanciamo. Ecco, sto vedendo la mia curva, ma qui sull'array non vedo niente. Per quale motivo? Perché devo, oh, scusate, sorry, devo trascinare il mio array in modo da poter vedere tutti i componenti. Poi, visto che gli ultimi non li vedo, devo allargare. Se me lo lasci allargare mi fai un favore. Eccolo qua. E quindi questi qua sono tutti i miei elementi, insomma. Ho esagerato, ma vabbè, non si vedono tutti, ma ci fidiamo. Adesso vogliamo vedere arriva, vedete, arriva fino a 10.946, più o meno siamo qui. Per quanto riguarda il plot, vado sullo stile della linea, il colore, posso fare un bel rosso, e posso anche sul spessore, spesso e volentieri, lo vado a aumentare. La cosa che voglio vedere adesso è il numero aureo e quindi cosa devo fare per poterlo visualizzare. Il numero aureo, che il risultato vedrò da questa parte, devo fare una estrazione non dell'8, ma un'estrazione dei valori di questo array. Quindi vediamo, array, devo prendere questo componente, index array, vado a metterlo qui. Cos'è questo index array? Vado sull'help. Allora, l'index array serve per ottenere degli elementi o estrarre un subarray, cioè una parte dell'array oppure alcuni elementi dell'array. Quindi vedete che qui devo portare l'array, e quindi siamo a posto così, e qui devo mettere gli elementi che voglio trattare, che voglio estrarre. Cosa faccio? Siccome da questa parte ho messo element array, che adesso dove è andato a finire, trovami il terminale, eccolo là, lo porto qui, questo è il mio terminale, questo è il mio primo elemento che voglio estrarre. Questo poi devo mettere il secondo elemento, ricordandoci che per il numero aureo sarebbe la divisione dell'elemento per quello precedente. Faccio in questo modo qua, per fargli ottenere in automatico il valore precedente. Metto un decremento, -1,
e qui vado in entrata con l'elemento dell'array. Quindi mi trovo il valore che metto qua, metto 20 e avrò l'elemento numero 20. Qui avrò ovviamente 20 meno 1, 19 o qualsiasi numero vado a mettere su questo elemento, avrò comunque il valore che è scritto è quello precedente. Abbiamo detto che questi due valori devono essere divisi, così numeric divisione, devo dividere giustamente il primo estratto col secondo estratto e abbiamo fatto la nostra estrazione. Bene, adesso vado ad allargare il tutto, vado a mettere che elemento voglio vedere, non so, il 15, e quindi come numero euro qui vedrò la divisione del quindicesimo elemento diviso il quattordicesimo elemento. Andiamo a farlo. Ecco, vedete 1,61, così come volevasi, si dicono quelli bravi, dimostrare. Lo lanciamo ancora, lo lancio in questo modo, faccio 14, vedete, è sempre 1,61 comunque. 1,61, 1,61, ovviamente se vado sull'elemento 2, 0, 1, 2, mi fa 1 diviso 1, questa è matematica ad alti livelli, giustamente il numero aureo è 1, ma dicevamo che man mano che aumentano mi sposto verso valori superiori, resta 1,61. Quando dice none, not number, per quale motivo? Perché sono l'elemento dell'array 27, ma caro amico, tu dovevi arrivare all'elemento 22. Bene, questo è tutto per quanto riguarda la realizzazione di questo programma per poter vedere la serie di Fibonacci, calcolare il numero aureo e vedere questa meraviglia di questo aspetto di questa serie numerica. Vi ringrazio per la visione, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale dove troverete molti altri video relativi a LabVIEW, ma oltre a questo molte altre playlist riguardante programmazione PLC ed altro. Bene, al prossimo video e buona continuazione con la vostra navigazione.